Laureato. Laureato nel senso dell'etimo, proprio cinto dall'oro, ovvero degno di gloria. Infatti abbiamo pensato di giocarcela facile qua, cioè di creare una fragranza, un sapone, degli elementi cosmetici all'interno, degli elementi profumati all'interno delle memorie olfattive, tutto al massimo dell'opulenza però. Tutto al massimo dell'opulenza degno di dei fasti appunto dedicati agli imperatori, agli uomini potenti, agli uomini di lettere degne di nota, degni di nota. E quindi all'oro, proprio cinti dall'oro, la fragranza non poteva che incentrarsi sulla dimensione erbacea e balsamica dell'alloro. Ora, l'alloro nella saponeria tende ad essere un po' risentito perché è la base oleacea di quel sapone d'Aleppo che tanto bene sta andando nei mercati per le pelli molto sensibili. L'alloro in barberia tradizionale è la base di quel Beirum che appunto insieme a note dolci di zucchero da canna o di zucchero da palma o di bacche particolari di pimente crea quella profumazione un po' caraibica, un po' maschia, un po' piratesca. Io mi sono anche un po' impuntato per farla molto seria, molto opulenta, ma sferzata da una cosa che poi vediamo nella piramide olfattiva. Quello che importa adesso sulla questione cosmetica, principio attivo incentrato in questa base saponificata, laureato appunto, è parlare dell'argan. Argan che anch'esso molto opulento come olio, forse il più simile insieme al jojoba a un burro come effetti idratanti, ma rispetto al jojoba molto più rispettoso dell'epidermide, molto più delicato all'approccio sull'epidermide, ricco di omega 6, di omega 9 e di vitamina E, quindi tutto quello che è anti-age, ma non perché dal principio attivo di anti-age, ma anti-age perché è molto rispettoso della pelle, quindi più delicato si è in approccio sulla pelle, meno la si va a danneggiare e quindi a far percepire come invecchiata. Quindi opulenza nell'olio di argan, molto indicato per le pelli sensibili, ma che vuol dire anche per le pelli particolarmente soggetti ad allergie, per esempio. Opulento nell'argan, dicevamo, opulento nella fragranza, quindi questo alloro molto balsamico, molto tondo, molto anche un po' caramellato da questo punto di vista, ma che nella sua dimensione in piramide olfattiva nella colonia, quindi in preprofumo, e in nota secca, mononota, bella diretta, sia nell'aftershave che nella colonia, abbiamo creato questo. Nell'aftershave un profumo orientaleggiante, quindi un alloro molto simile a quelle sponde turche, anche un po' del Medio Oriente. Nella colonia un vero e proprio affronto alla profumeria, ovvero all'oro nel suo balsamico, ma creato in un modo un po' particolare, ovvero tirato via dalla sua parte aldeidica e quindi nelle mandorle, ma mandorle non come siamo abituati a percepire, un po' canforate, ma mandorle verdi e quindi una dimensione molto secca in testa, che l'alloro sicuramente nelle note di corpo abbraccia, oleizza, rende più fluide, e delle note di fondo che sostengono questa parte balsamica e questa parte mandorlata con del legno di cedro per non renderla fastidiosa né a chi non apprezza le note mandorlate né a chi non apprezza le note balsamiche, ma rende tutto un po' più digeribile dal punto di vista olfattivo. E qui arriviamo al clou della, secondo me, colpo di brillantezza in questa nota, in questo accordo olfattivo creato, ovvero note di testa mandorlate, note di fondo di alloro, come abbiamo detto, note di cuore, come abbiamo appena detto, attraversate verticalmente da un estratto di noce di cola, di seme di cola.
quella sensazione di appunto ravvisabile nella famosa bibita fra l'agrumato, il dolce, il chinotto anche un po' sul fondo, che rende tutto l'alloro agrumato e quindi digeribile per tutti. Cosa volevamo comunicare con questo profumo e con questo sapone? Volevamo comunicare che ogni uomo che approccia a questa fragranza e a questo sapone può sentirsi per una volta o per tutte le volte che vorrà, anche da solo nel proprio bagno o dove vorrà compiere il rito della rasatura, un imperatore, un uomo importante, una persona che non deve temere nessun altro, e quindi anche una iniezione di positività in un mondo dove ormai uno è nessuno. Ci si può concedere anche olfattivamente questa sensazione d'autostima.